Buongiorno a tutti, è davvero un piacere essere qui per me oggi. Alessio mi ha già presentato, io sono direttore commerciale della Launch Italy. La Launch è un'azienda cinese, è nata 32 anni fa in Cina, oggi è presente in tutto il mondo, in Italia ha addirittura 3 filiali e la cosa più interessante che mi sento di dire è che ha aperto un centro di ricerca e sviluppo in provincia di Venezia. Quindi questi cinesi che tanto odiamo, ok, hanno aperto qui e quindi stanno cercando di sviluppare, perché ovviamente le autovetture che abbiamo qui e tutti i veicoli che abbiamo, i dati che vengono generati qui, sono dati che lì ovviamente non riescono ad attingere, e in questo caso si riesce qui con i nostri tecnici e con il loro supporto a poterlo fare. Oggi ovviamente vogliamo parlare di una frase, diciamo così, che ci ha sempre detto anche il nostro medico, no? Prevenire è meglio che curare. Quindi penso che su questa frase siamo d'accordo un po' tutti. Quando parliamo invece di autoveicoli, mi sento di farvi un classico esempio di un episodio che penso che a tutti nella vita sia successo. Quante volte vi è successo al mattino di scendere, salire in macchina, girare la chiave o schiacciare il pulsante, poi dipende da che macchina avete, e che questa macchina non desse nessun segno di vita? Classica batteria scarica. Okay? Quindi questo ci crea un disagio nell'immediato, perché ovviamente il veicolo non va, tutti i nostri appuntamenti vanno a rotoli, e quindi oltre ad avere un problema sul veicolo crea un problema, diciamo, al mio quotidiano. Immaginatevi invece se questa scena o comunque questa situazione fosse stata gestita in modo diverso. Il giorno prima, mentre eravamo a casa o eravamo in ufficio, dalla nostra app arrivava un piccolo messaggino che ci diceva: guarda che la batteria è arrivata a fine corsa, forse è meglio intervenire e sostituirla. Ma addirittura il sistema ti proponeva l'officina più comoda, vicina e disponibile, e quindi ti dava già una soluzione per poter riparare questo, chiamiamolo così, guasto, o comunque questo imminente guasto che si stava verificando. Questo è l'applicazione dell'intelligenza artificiale in ambito manutentivo, quindi la capacità di prevenire quello che può succedere. Noi oggi siamo abituati a andare nella classica officina dove ci ricordiamo tutti, abbiamo il nostro amico meccanico che è sempre lì con le mani sporche, vestiti sporchi, a volte anche un po' scorbutico e di fretta, con cacciaviti e chiavi che smonta e rimonta a pezzi. Oggi in realtà tutte le auto nuove, Volvo ne è una dimostrazione, contengono al loro interno tantissimi dati, e questi dati ovviamente vanno gestiti, questi dati ci possono dare in modo preventivo tutta una serie di informazioni. Quindi dovete immaginarvi sempre questo meccanico che fino a ieri era tutto sporco e imbraccato d'olio, che oggi si avvicina all'autovettura col suo computerino, sistema diagnostico, ricevere questi dati analizzati e riceve già dall'intelligenza artificiale una serie di indicazioni per andare a fare quel genere di riparazione. In alcuni casi, con alcuni costruttori, oggi è già possibile utilizzare la tecnologia Digital Twin. Cosa vuol dire? Siamo in grado di duplicare in modo virtuale quel veicolo su cui andremo a operare per simulare la tipologia di intervento. Quindi questo cosa ci permette? Ci permette di capire se l'intervento che vado a fare è corretto, o comunque se facendo quel tipo di intervento posso creare ulteriori problematiche. Oggi quando siamo in officina ormai siete abituati a vedere il classico meccanico che arriva, si collega, prende giù i codici errore, i guasti, i famosi guasti, no? Quindi ci sono una serie di descrizioni che vanno a indicare quello che in quel momento non sta funzionando. Dovete sapere però che tante volte, spesso e volentieri, il guasto ci sta dando un'indicazione, ma non ci sta dando l'effettiva problematica e dove dover intervenire. Classico esempio che può succedere spesso è quando si parla o quando la macchina dà un avviso dove dice filtro antiparticolato pieno. La prima cosa che tutti vanno a fare è puliamo il filtro, cambiamo il filtro, togliamo il filtro. In realtà questo sistema non è altro che un sistema di calcolo, sta generando un calcolo, sta vedendo quanta aria passa per il filtro, se c'è un problema sul sensore e quindi quel sensore è difettoso e ci sta indicando un'aria non corretta, potrebbe dirci che il filtro antiparticolato è pieno, ma in realtà questo non è vero. Quindi ci sono anche tutta una serie di casistiche che vengono analizzate e che servono per individuare qual è realmente la problematica. Quindi questi sistemi cosa possono fare? Possono indicarci o suggerirci quelle che sono le possibili cause, quindi avendo quel codice errore, quali sono le possibili soluzioni collegate a quella tipologia di codice.
Ma l'obiettivo ovviamente non è, qual è? È quello di non arrivare ad avere l'errore, quindi l'obiettivo non è quello di arrivare ad avere il guasto, ma l'obiettivo è quello di prevenirlo, ed è il motivo per cui noi oggi con l'intelligenza artificiale parliamo di diagnosi predittiva. Perché è importante la diagnosi predittiva? La diagnosi predittiva è importante perché in primis ci permette di garantire un veicolo sempre sicuro. Anticipiamo quella che può essere la problematica. Andiamo a creare una manutenzione ad hoc su quel specifico veicolo. Siamo abituati a ragionare alla manutenzione come un arco temporale o un arco di distanza chilometrico. In realtà questo sistema ci può, grazie a tutti i sensori che sono presenti nel veicolo. Oggi dovete sapere che le auto hanno centinaia di migliaia di sensori che sono tutti collegati all'interno di centraline elettroniche. Questi dati vengono elaborati, vengono inviati in un cloud. L'intelligenza artificiale li può lavorare e ci può fornire tutta una serie di informazioni che ci permettono di andare a prevenire un problema ben maggiore. Immaginiamoci per esempio nel campo del privato. Il privato potrebbe sapere in anticipo una piccola problematica, per esempio un motore che vibra, una minima vibrazione che però non è udibile, non è visibile. Questo sensore ci informa che magari c'è un cuscinetto da andare a sostituire. Quindi ci informa prima di cambiare questa tipologia di componente e risolvere la problematica anticipando i tempi. Oppure parliamo un esempio delle flotte, perché comunque la diagnosi predittiva è molto vantaggiosa anche per le flotte. Evitiamo il fermo macchina, pianifichiamo gli interventi. Un camion che ci dice è arrivato a fine vita le pastiglie freno, sulla prima sosta organizziamo la sostituzione di queste pastiglie. Quindi meno fermo macchina, pianificazione, possiamo monitorare tutta la flotta. Quindi è vantaggioso sia per il privato, perché si trova una vettura sicura, una manutenzione più conveniente, e sia per le flotte per quanto riguarda sia l'aspetto della sicurezza, sia l'aspetto dell'economicità, perché andiamo a salvare un sacco di costi. E quindi questo sistema predittivo ci permette di andare a lavorare su avere una manutenzione molto più efficace. Un altro esempio che mi sento di fare è quello dell'avvento dell'auto elettrica. L'auto elettrica oggi non è più un se arriverà, l'auto elettrica arriverà. Volenti o non volenti, io vengo dalla Cina, 3 auto su 4 sono elettriche in questo momento in Cina e un quarto sono ibride. Quindi le auto elettriche arrivano, solo che come tutte le cose costano tanto all'inizio e poi nel tempo i prezzi si abbattono. Però l'auto elettrica ha un componente fondamentale che è il pacco batteria, la gestione dell'energia. Abbiamo bisogno di un'intelligenza che ci tenga monitorato l'efficienza di questi pacchi batteria. Restare a piedi col pacco batteria perché non è efficiente il sistema vuol dire che domani non è che prendiamo una batteria 12 volte e la cambiamo, ma dobbiamo prendere la macchina col tarro attrezzi e portarla direttamente in officina. Quindi prevenire possibili guasti di un sistema così complesso come l'auto elettrica sicuramente è fondamentale. Ma oltre a questo, pensate che l'intelligenza artificiale su un'auto elettrica ci può suggerire in qualsiasi momento, quando è il momento di caricare, dove caricare e magari dov'è la tariffa più conveniente. Questo perché non si preoccupa solo di prevenire o pensare per il problema di manutenzione, ma pensa anche a una soluzione migliore per quanto può riguardare l'aspetto dei servizi. Quali sono le sfide che questo mercato deve affrontare per andare incontro all'intelligenza artificiale? Sicuramente la prima sfida è quella di una tecnologia oggi sulle nostre autoveicole vecchie. Abbiamo il parco auto in Italia tra i più vecchi in Europa, con una media di 13-14 anni. Quindi se i veicoli sono vecchi, meno sensori hanno, meno informazioni danno e meno l'intelligenza artificiale riesce a essere precisa. Un altro problema sono gli alti costi di queste tecnologie, quindi ci vuole un investimento importante su questo aspetto tecnologico. E il terzo problema, non per ultimo metterei sopra, visto che ne ha parlato prima anche Alessio, è quello della formazione. Oggi abbiamo bisogno che gli operatori siano formati, perché questo sistema è bello, spettacolare, però ci dà un sacco di informazioni che dobbiamo essere in grado di gestire e sfruttare al meglio. Concludo dicendo che sicuramente questa intelligenza artificiale ci darà un sacco di benefici, come dicevo prima, un sistema più efficiente, più sicuro, più conveniente. Siamo solo all'inizio, comincia già ad essere presente, ma sicuramente in questa strada il nostro settore e questa sfida sarà una sfida veramente entusiasmante.